Ciao a tutti! Dopo un mese di lavoro, anzi, a volte anche 2 o 3, abbiamo finalmente scritto la canzone più bella di tutta la nostra vita. E quindi è arrivato il momento di darla in pasto al mondo. Prima di farlo, però, ci conviene tutelarci e quindi depositarla. Depositarla per 2 motivi. Il primo, ovviamente, evitare che qualcuno ce la rubi. E il secondo è che se tutto va bene diventa anche famosa e quindi percepiamo dei diritti d'autore. Ci sono vari sistemi per depositare la canzone e varie società. In un altro video, ad esempio, ho fatto vedere come depositare la canzone con Soundreef, perché Soundreef richiede il codice, ad esempio ISRC, e ho fatto vedere come creare il codice ISRC. La SIAE invece, la SIAE italiana, prevede anche la trascrizione della parte musicale, almeno la linea melodica. E cosa significa? Significa che dobbiamo depositarne lo spartito, oltre ovviamente al testo e la canzone completa. Ora, qualcuno di voi sicuramente sa scrivere una partitura, altri invece no. E quindi questo video è dedicato soprattutto a chi non ha fatto studi classici, non ha studiato teoria e solfeggio e non ha amici a cui affidarsi. Il deposito della linea melodica significa soprattutto il deposito della linea vocale. In questo caso qua ho creato una piccola canzone demo dove ho fatto una linea vocale con gli Apple Loop. Do me a favor. Radio. Do me a favor. Turn on the... Ok, questa qua è la canzone, a parte che è una canzone a tutti gli effetti, quindi questa è una canzone originale che io potrei depositare. Voglio depositare lo spartito, quindi, della linea vocale. Come crearlo? In una maniera molto semplice. Faccio doppio clic sulla regione che mi interessa, posso anche fare con J una linea vocale, una regione unica di tutta la linea vocale. Tendenzialmente alla SIAE bastano 16 battute del ritornello. Poi vado a abilitare il flex e come modalità di flex gli dico pitch e lui mi farà l'analisi del materiale audio incluso nella regione della traccia vocale e mi estrapolerà poi tutti i dati di pitch. Il pitch, praticamente il flex pitch, è molto utile in Logic perché mi permette di intonare le voci, mi permette di cambiare il gain, mi permette di cambiare anche il tipo di voce con le formanti e anche di perfezionare il vibrato, le note calanti, le note crescenti. Allo scopo di questo video esula il percorso di apprendimento del flex pitch, che magari andrò a approfondire in un altro video. Adesso quello che ci interessa a noi è come creare una partitura che sia appetibile per la SIAE. E per esperienza personale ti posso dire che la SIAE se le prende queste cose qua, perché ricevono così tanti spartiti al giorno che non hanno il tempo di andare a vedere se sono perfetti o meno. A loro interessa che sì, la tonalità sia giusta, che non ci siano errori di metrica e andiamo a vedere come farla sta cosa qua. Innanzitutto sembra che non sia successo niente, ma in realtà se vado a spostarmi di ottava col mouse, vedete che i dati di flex ci sono e come. Adesso vado a creare una regione MIDI con i dati di flex. Andando su Edit, crea MIDI track from flex pitch data. Sarà una regione MIDI che suona malissimo, ma a noi non ci interessa il discorso musicale adesso, a noi ci interessa soltanto lo spartito. Ed ecco che Logic mi ha creato una regione MIDI che si chiama Instrument One. Vado a metterla in solo. Andiamo a vedere com'è lo spartito. Eccolo qua. Come vedete, la prima cosa da verificare è sono in Mi minore. La chiave è
col fa diesis in chiave, quindi o sol maggiore o mi minore, ed è corretta. Andate a vedervi magari su internet le varie chiavi, ad esempio cosa significa se c'è un si bemolle, un bemolle qua sul si, insomma andate a vedervi un po' le scale, comunque Logic le riconosce in automatico. Dal momento che si tratta di voci, non va bene che qua abbia una partitura di pianoforte con la chiave di violino e la chiave di fa per i bassi. Quindi andrò a dirgli qua, invece che stile piano, treble, cioè voci. Qua, come vedete, ci sono delle note basse che non vanno bene, queste note basse qua. Quindi io ho varie strade. O le tolgo proprio, eccole qua, oppure le seleziono tutte. Questa nota qua proprio la tolgo. Oppure la alzo di più ottave. Shift, guardate un po'. Con Shift, Option, freccia in su, la sto alzando di ottave. Ecco che l'ho sistemata ancora, Shift Option, freccia in su. Poi andiamo a vedere altre note, tipo queste qua, tutte queste note basse qua. Shift Option, freccia in su, le alzo di 2 ottave, fin tanto che lo spartito abbia un qualcosa di logico, che non ci siano note a zonzo che si capisce a vista che non c'entrano assolutamente niente. Posso anche andare a perfezionare lo spartito andando a togliere note un po' dubbie, tipo, vediamo un po', qua c'è sta nota qua, la vado a togliere anche questo, perché una voce non può fare due note insieme, ovvero sì, si può, ma ai fini dello spartito forse è meglio, ecco, andiamo a proprio, vado veramente a sistemarlo così, a muzzo, e sta di fatto che comunque, una volta che l'avrò fatto, avrò sistemato tutto, vado a cambiare la visualizzazione qua. Ecco che qua vedo per uno spartito che si chiama Instrument 1 e non mi va bene. Scrivo linea vocale. Ecco, linea vocale va bene. E poi un'altra cosa che posso fare è farla partire dalla battuta 1. Ecco, faccio partire dalla battuta 1. Lo spartito senza l'interpretazione avrebbe delle pause un po' strane, quindi è importante che voi mettiate interpretazione, e quindi a tutti gli effetti uno spartito che la SIAE, concedetemi il termine, si beve. Una volta fatto questo, posso andare su Window, Open Score Editor, così me lo faccio in una modalità un po' più grande, tutto schermo come piace a me. Andiamo a vedere un po' lo zoom, perfetto. Vado a prendermi il Camera Tool. Il Camera Tool mi permette di salvare lo spartito. È importante andare su Logic Pro Preference Score e definire cosa faccio quando uso il Camera Tool, ovvero copio lo spartito nella clipboard, ovvero nella memoria del Mac, per poi salvarla in un file Word, oppure creo in automatico un PDF. Io farei creare in automatico un PDF, seleziono col Camera Tool, proprio facendoci questa cosa qua, lo spartito. E lì dico dove salvarmelo, salvamelo ad esempio nel desktop, spartito, song della mia vita. Fatto. Adesso andiamo a vedere lo spartito song della mia vita. Eccolo qua, bello, pronto per essere depositato alla SIAE, con tanto di numero di battute corretto che parte dalla battuta 1. Grazie per l'ascolto, buona giornata a tutti, iscrivetevi al mio canale, come ho già detto, tanta pratica e poca teoria, e a presto, ciao!